Ciao, oggi vi raccontiamo com'è fatta la struttura della cellula abitativa di Romeo. Quali materiali abbiamo utilizzato e a quali fornitori ci siamo rivolti. Siamo Marco e Cristina e abbiamo costruito il nostro Romeo in 2 anni con l'obiettivo di farlo diventare la nostra casa per andare in giro per il mondo. E in questi video vi raccontiamo come lo abbiamo costruito. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, interrompo per un attimo il montaggio di questo video per dirvi che noi non siamo sponsorizzati da nessuno. Era importante e giusto farlo. Noi raccontiamo quelle che sono state le nostre esperienze con sincerità, nel bene e nel male. Grazie. La prima cosa che vogliamo dirvi è che il lavoro di smontaggio, rimozione della ruggine, pulizia, trattamento fondo e verniciatura dello chassis con vernice bicomponente non l'abbiamo fatto noi. Abbiamo deciso di farlo fare in Germania da un'azienda che fa questo di mestiere da anni. L'azienda si chiama ACL di Christian e si trova in Bavaria o Bavaria. Vi lasciamo il link in descrizione. Considerate che il costo che abbiamo sostenuto è esattamente 1/3 rispetto ai preventivi che ci eravamo fatti fare in Italia. Per questo ci siamo rivolti a loro per risparmiare. Del lavoro che ci hanno fatto siamo molto soddisfatti. Dopo 2 anni non c'è un filo di ruggine. È nostro. Questo è Romeo, ragazzi. Quando siamo partiti dalla Germania per portare Romeo in Italia, in realtà eravamo già a metà dell'opera. Questo perché nei 6 mesi che hanno preceduto l'arrivo di Romeo abbiamo comprato e realizzato tutto quello che si poteva, con un po' di timore per i possibili sbagli, ma alla fine si sono dimostrati timori infondati. Mentre aspettavamo di poter andare a prendere Romeo, abbiamo fatto costruire da Massimo, il nostro amico fabbro, la struttura portante della cellula abitativa in acciaio strutturale. I motivi che ci hanno spinto a scegliere una struttura in stile container sono stati dettati molto dalle nostre pregresse esperienze con mezzi convenzionali, dove spesso abbiamo avuto modo di renderci conto di quanto le strutture tradizionali siano delicate, e questo si allontana molto dalla nostra visione di solidità e robustezza. Inoltre, sia durante la fase di studio, sia durante il confronto con l'ingegnere strutturale, per le nostre necessità di supporto di strutture esterne come il garage con la piattaforma estraibile per il carico-scarico del nostro quad e delle ruote di scorta, è emerso che avevamo bisogno di una struttura solida dove poterci ancorare, che non poteva essere di sole strutture in alluminio e vetroresina. In conclusione, quella che abbiamo scelto è la struttura più adeguata alle nostre necessità, che ci garantisce una cellula abitativa autoportante. Infine, questa soluzione ci ha permesso di installare i blocchi d'angolo che, in caso di necessità, ad esempio in caso di ribaltamento, sono utili supporti di ancoraggio e riposizionamento. Tutti i disegni e le quotature da dare al nostro amico Massimo, il fabbro, le ha realizzate tutte Cristina con Microsoft Visio Professional. Ovviamente abbiamo affrontato anche i punti deboli di questa soluzione, che sono il peso e i ponti termici, e studiando e osservando come hanno fatto altri prima di noi, abbiamo capito che sono facilmente aggirabili grazie all'uso di materiali utilizzati in ambito aeronautico e nautico. Ciao! Che dici? Com'è andata questa aerogel? Mamma mia! Poi abbiamo fatto realizzare dal piegatore il cubo per il ribassamento della porta. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto di volere un accesso semplice e soprattutto veloce alla cellula abitativa e, una volta studiato il punto esatto con le distanze e le dimensioni, Cristina ha dato il disegno al piegatore per farlo realizzare, dopodiché lo ha trattato e verniciato. Un'altra cosa che abbiamo ordinato nei 6 mesi precedenti l'arrivo di Romeo sono stati i pannelli sandwich. Li abbiamo acquistati dalla ditta Tipan, che ce li ha forniti delle dimensioni di cui avevamo bisogno. Questi sono i disegni realizzati da Cristina con Visio Professional. In questo modo, quando sono arrivati i pannelli, abbiamo solo, si fa per dire, dovuto aprire i fori di finestre e porta e limare gli spigoli che andavano a toccare con il cordolo delle saldature. Prima di montare la struttura su Romeo, l'abbiamo fatta trattare con una particolare protezione duplex.
che consiste in una zincatura all'arco elettrico con uno spessore di 150 micron e in 2 mani di vernice epoxy. Questo binomio consente di resistere alla corrosione provocata da condizioni atmosferiche e ambientali pesanti e dall'aggressività dei disgelanti stradali per almeno 50-60 anni. La ditta che ha realizzato questo lavoro per noi è la Verzink SRL di Roma. Quindi, con Romeo nel piazzale di Massimo, il nostro amico fabbro, quello che abbiamo dovuto fare è stato posizionare la struttura autoportante sopra il pianale con l'aiuto di una gru, montare e saldare il cubo di ribassamento della porta con gli ulteriori scalini estraibili e poi incollare i pannelli con la mitica e insostituibile Sikaflex 252 adesivo strutturale monocomponente, ovviamente preceduta da Sika Activator e Sika Primer 206 GP. Vi lasciamo un elenco di fornitori che abbiamo stilato durante la nostra ricerca e che vendono i prodotti Sika, magari può essere utile a qualcuno. Noi ci siamo rivolti alla Net Coatings perché è stata l'azienda che ci ha fatto il preventivo più economico, perché ci ha garantito i tempi di consegna durante tutto il periodo dei lavori e perché il servizio cliente è veramente preparato e tempestivo. Per completare l'assemblaggio della struttura abitativa di Romeo, abbiamo proceduto all'installazione del tetto mediante l'utilizzo di una gru. Il tetto è stato fissato utilizzando il sigillante Sika 252, ovviamente preceduto dall'applicazione dell'attivatore e del primer. Nel video è possibile osservare quanto sia stato relativamente agevole posizionare il pannello superiore. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al nostro amico Massimo, il fabbro, il quale, con il suo impegno costante ed il supporto, ha reso la gestione dell'intero progetto più agevole, intervenendo anche in situazioni non direttamente di sua competenza. Continuando con il tetto, a protezione delle sigillature, per una ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici, abbiamo applicato il nastro sigillante butilico della Sika. Siamo arrivati alla fine di questo quinto video, speriamo vi sia piaciuto. Se è così, regalateci un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Nel prossimo video vi racconteremo come abbiamo collegato il nostro vericello anteriore.